Fisica, un nome che fa paura. Quante notti passate sui libri a studiare le sue leggi? Sarà servito a qualcosa? Avremo capito alla fine che cos'è veramente la fisica? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Ci viene insegnato che la fisica è innanzitutto una scienza, che si prefigge di studiare tutti quei fenomeni naturali che possono essere misurati con delle grandezze. Ma è sempre stato così? Quando è nata la fisica che tutti conosciamo? E che cosa significa davvero questa parola? Scopriamolo insieme. In realtà, prima del 1600 non si parla mai di fisica, ma di filosofia della natura. Una disciplina che cerca di spiegare i fenomeni fisici con la riflessione filosofica. Si avvale del cosiddetto principio di autorità, ossia per trarre le sue tesi cita i testi dei più autorevoli pensatori del passato, in particolare quelli di Aristotele. Ipse dixit, l'ha detto lui. Così riesce a sottrarsi all'analisi razionale e trova un facile consenso alle sue conclusioni. È solo con Galileo che la parola fisica assume il significato di oggi. Lo scienziato capisce che per conoscere la realtà in modo oggettivo ci vuole un metodo scientifico, sperimentale e inoppugnabile. Così, osservato un fenomeno naturale con proprietà misurabili, Galileo raccoglie dati, li traduce in numeri che elabora per giorni. Formula quindi un'ipotesi generale. Insomma, sviluppa una legge matematica in accordo con le osservazioni sperimentali. Solo così sarà possibile capire la realtà. Poi avanza una spiegazione del fenomeno individuandone le cause. Dall'ipotesi di concetti generali intende dedurre conclusioni specifiche. Semplifica la situazione reale, si mette in condizioni ideali. Poi esegue esperimenti e misure forsennate e analizza attentamente i risultati per verificare la validità dell'ipotesi. Ma se la sperimentazione la conferma, ecco allora che la relazione che la descrive diventa una legge fisica. Nasce la teoria che spiega il fenomeno. Galileo dà in questo modo un contributo fondamentale allo studio dei corpi celesti. Il Sole è immobile e i pianeti ruotano attorno a lui. Esistono le macchie solari, i crateri sulla Luna e si può misurare la distanza fra le stelle. Ma tornando alla parola, fisica, che cosa vuol dire? La parola fisica affonda le radici nell'antica lingua greca. Il sostantivo physis, infatti, identifica la natura, mentre l'aggettivo physikos vuol dire conforme alla natura, naturale, fisico. Physikos, al neutro plurale, fa ta physica, che sta per le cose della natura. La fisica è allora per etimologia la scienza della natura per eccellenza, la disciplina più importante nella storia della scienza. Vedo che tante persone che seguono il canale non sono ancora iscritte. Valutate l'opportunità di farlo. Parleremo di tante altre parole interessanti e sarebbe un vero peccato perdersele. Allora dai, lascia un commento qui sotto e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Quando dunque studiamo i principi della fisica senza capirne l'importanza, riflettiamo con attenzione sul significato di questa parola tanto affascinante, che suggerisce come le grandezze della natura siano tutte in relazione e come i fenomeni tendano a ripetersi incessantemente nello stesso modo, come l'indagine, la misura e l'esperimento possano svelare con trascurabile margine d'errore il complesso meccanismo dell'universo.